lo scopo principale di questo primo di 2 incontri compattati, diciamo, in un'ora, è quello appunto di collegare, di creare le condizioni perché la parte asincrona, quindi quella che si fruisce su piattaforma, sia in qualche modo collegata nella maniera più efficace alla parte sincrona. Oggi è uno dei 2 incontri che ci serve in realtà per approfondire alcuni aspetti dei contenuti fruibili sulla piattaforma, ma anche un secondo obiettivo è quello di raccogliere in una parte interattiva di questo webinar alcuni vostri commenti, suggerimenti, richieste eventualmente di approfondimento, di chiarimento, allo scopo di preparare infine la fase laboratoriale che verrà effettuata in presenza, quindi come da programma. Quindi l'incontro di oggi, il primo di 2, serve a concentrarsi, a riepilogare, diciamo, i contenuti presentati nella piattaforma e-learning, quindi su Moodle, a capire se è chiara, diciamo, la modalità di presentazione dei contenuti, se gli argomenti sono chiari, se ci sono da parte vostra delle richieste appunto di chiarimento o di integrazione di alcuni di questi argomenti, perché abbiamo ancora la possibilità di accompagnare in presenza o in modalità sincrona questo tipo di contenuti. Riprendo una osservazione che ha già anticipato la dottoressa Treccari, che per chi avesse delle domande sui contenuti che stiamo iniziando a presentare, per non dimenticarle, ecco, può iniziare ad utilizzare la chat, che è nell'angolino in basso a destra con un simbolino di fumetto, e scrivere lì la domanda. Poi lasceremo al termine una parte in cui riprendiamo le vostre domande e cerchiamo di rispondere per quanto possibile. Quindi come diciamo modalità di gestione delle domande che noi speriamo ci siano, anche perché è una delle 2 occasioni che abbiamo previsto nella strutturazione del progetto, utilizzeremo questa modalità in modo da raccogliere il più possibile i vostri commenti, i vostri interventi, senza però, ecco, interrompere in continuazione la trattazione degli argomenti, che comincio subito anticipando la condivisione dello schermo per coloro che non hanno ancora avuto modo, come già sentivo nelle fasi iniziali, di esplorare la piattaforma, che rappresenta il punto di partenza di questo percorso formativo. Condivido lo schermo per presentarvi a video quello che potreste vedere per chi non ha mai fatto l'accesso alla piattaforma. Spero che si veda. Sì, confermo. Perfetto. Molto bene. Allora, al primo accesso, dopo aver cambiato la password, troverete una parte introduttiva. In effetti, la struttura di questo percorso formativo in modalità asincrona prevede diversi tipi di contenuti. È strutturato in 4 parti principali. La prima riguarda diciamo, l'area di reclutamento e contesto degli apprendisti per i progetti appunto di apprendistato duale, e contiene tutta una serie di riflessioni su quali sono degli elementi che possano rendersi necessari e anche opportuni per preparare una fase di inserimento in una realtà aziendale, anche con qualche riflessione sulle ragioni per cui è importante, ad esempio, sfruttare delle opportunità, cioè l'inserimento di un apprendista in un contesto aziendale, per piccolo o grande che sia, può rappresentare una opportunità anche per le aziende di farsi conoscere verso, diciamo, una platea che insiste su un territorio specifico. E queste modalità hanno a che fare con i contenuti che noi possiamo comunicare esternamente sia a chi può valutare di essere inserito come apprendista, sia per veicolare attraverso questo tipo di rapporto
una migliore conoscenza di quello che l'azienda, che la realtà produttiva fa in quel contesto territoriale specifico. Quindi faremo tutta una serie di riflessioni che hanno a che fare con la fase di reclutamento e il contesto nel quale si realizza ovviamente questo inserimento. Una seconda parte riguarda invece le competenze e le funzioni del tutor, quindi quali sono quelle conoscenze, quelle abilità, quelle competenze anche soft, se vogliamo, che possono far parte del profilo di competenze del tutor aziendale. In questo caso noi rivolgiamo i contenuti in maniera specifica, ecco, sul tutor aziendale, e per quali funzioni il tutor è chiamato, diciamo, a regolare, interagire in rapporto con l'apprendista in un percorso di apprendistato duale. Questa seconda parte ha una struttura che utilizza una parte introduttiva e dei podcast, con l'intenzione di facilitare, poi direte voi se ci siamo riusciti oppure no, di facilitare la fruizione di questi contenuti anche senza stare di fronte a uno schermo. Cioè, lo scopo del podcast è quello di poter anche ascoltare le riflessioni mentre, per esempio, ci si sta spostando, mentre ci si reca al lavoro, mentre si sta facendo una passeggiata col cane, eccetera, eccetera, eccetera. Uno degli scopi è quello di alternare, ecco, delle forme di video lezioni anche con dei contenuti in un'altra modalità, che però sono accompagnati da diciamo degli altri contenuti che in qualche modo servono a completare quello che viene detto. Nella prima parte, ecco, voi vedete una introduzione che dà un po' un'idea della struttura del corso, formata, diciamo, da un piccolo video che aiuta anche ad orientarsi, no, nella struttura del percorso formativo, e dà un'idea di quali sono le componenti principali, quelle che un po' stiamo cercando di riassumere qui. Successivamente troverete, ecco, a parte qualche descrizione dei formatori, delle video lezioni che danno appunto un'idea, diciamo, dei contenuti che vanno riportati nella prima sezione. Quindi il tema dell'apprendistato e dell'attrattività dell'azienda come luogo nel quale formarsi, ma anche come luogo nel quale iniziare un'esperienza lavorativa. La dimensione social, quindi la famosa possibilità, ecco, di divulgare anche delle informazioni su quanto l'azienda, la realtà produttiva sta realizzando. Una parte di contenuti della prima sezione riguarda il primo incontro, diciamo il primo approccio con i giovani che iniziano questo percorso di apprendistato, e qualche riflessione sul tema della forma mentis nelle varie generazioni. Ora, la seconda parte, come vi anticipavo, è più strutturata con una modalità in podcast, dopo una prima parte introduttiva che ha diciamo anche il video. Nella parte successiva, quindi la sezione che vedete ora a schermo, contiene tutta una serie di capitoli, tra virgolette, che sono sostanzialmente degli audio, che riguardano dei temi tipici di alcune competenze, tra virgolette, soft, trasversali, tra cui il tema della comunicazione efficace, dell'orientamento all'obiettivo, del lavorare in gruppo, del risolvere problemi e della gestione del tempo. Diciamo che tutti questi temi sono riferiti certamente alle competenze dei tutor aziendali, ma hanno anche lo scopo di innescare una riflessione su come queste competenze poi vengano, tra virgolette, allenate nel corso della relazione con l'apprendista. Quindi come il tutor può sviluppare queste competenze a sua volta, facendole sviluppare anche all'apprendista, quindi accompagnando un percorso di sviluppo e di formazione. Questa parte viene seguita da alcune video lezioni che rappresentano sostanzialmente le funzioni principali del tutor,
inteso come trasmettere competenze, fornire sostegno e accompagnare, quindi monitorare, diciamo, il percorso di apprendimento e di inserimento in un contesto lavorativo. Come avrete osservato scorrendo a schermo questi contenuti, al termine di ogni sezione ci sono dei test di valutazione dell'apprendimento, che sono alcune domande fatte con lo scopo di verificare appunto quali sono, diciamo, i contenuti che siamo riusciti in qualche modo a trasmettere rispetto alle varie sezioni tematiche. Mi fermerei un attimo per lasciare a Simone Chierici la possibilità di integrare quello che ho detto con aspetti che eventualmente ho tralasciato di citare e quindi anche di aggiungere il suo punto di vista rispetto alla struttura complessiva di questa prima parte del corso, che è relativo alla parte di reclutamento e contesto e alla parte di competenze e funzioni del tutor. Sì, grazie. Allora, in realtà l'esposizione mi sembra che sia stata chiara, poi ce lo diranno i partecipanti se c'è qualcosa da spiegare meglio. Per quanto riguarda i contenuti, invece, questa è una parte, domani affronteremo la seconda parte di questo corso di formazione. E più che aggiungere cose, dato che ogni parola che c'è sullo schermo rappresenta un piccolo trattato tematico, sarei curioso magari di sapere anche dai partecipanti se, al di là di quelli che sono riusciti a partecipare, se per parole chiave c'è qualcosa che risuona già di interessante e utile per il loro ruolo di tutor aziendale. Se c'è qualcosa che magari manca, che poi vedremo se manca perché nella prossima sezione oppure se manca perché l'abbiamo messo per qualche motivo, però se risulta comunque un tema di interesse centrale, come dicevamo all'inizio, possiamo verificare se aggiungerlo all'attività in aula che faremo settimana prossima. Quindi non aggiungerei tanto sui temi, non aggiungerei tanto sui contenuti, ma chiederei direttamente l'opinione vostra, proprio perché l'obiettivo di oggi è anche quello di confrontarci su queste tematiche. Non so se ho anticipato qualcosa cioè ho saltato qualcosa più che anticipato, però proprio l'interesse è quello di sentire un po' la vostra voce, quindi se... Allora, io volevo dire Marina Stengel, Marie Curie di Pergine Valsugana. Io ho già iniziato tutto il percorso, vi faccio i complimenti a San Giorgio perché è piacevole ascoltarlo, ne fate ieri nell'altro incontro. Per la tonalità di voce, per la modalità, insomma, quindi diventa proprio un corso tranquillo, bello da fare, insomma, ecco. Seguendolo, insomma, dopo ci sono anche questi test da fare, fattibili, nel senso che almeno noi che siamo già dentro questo argomento, questa tematica, insomma, sono cose che già stiamo affrontando, abbiamo affrontato e ovviamente sono tutti spunti molto interessanti, ecco. Bene, fino adesso insomma non so se sono arrivata al secondo o al terzo perché ne ho due che sto facendo un po', e quindi, ma comunque belli, complimenti, no, fino adesso bene, insomma, ecco. Grazie. Bene, no, chiaramente siamo qui non solo per chiedere un feedback generale, eventualmente anche se ci sono domande o temi che richiedono un approfondimento perché magari sono stati trattati nel limite temporale di sostenibilità di un e-learning, perché ovviamente una lezione in e-learning non può durare 3 ore, altrimenti si rischiano conseguenze negative, quindi proprio molto liberi, c'è qualcosa che non si è capito, siamo qui anche per approfondire tematiche specifiche. Sì, magari intanto che raccogliamo qualche altro punto di vista, direttamente live così o nella chat, volevo premettere, tanto ringrazio per il feedback positivo
che Marina Stengel ha fornito. Volevo chiarire a tutti gli altri che non ci siamo mai conosciuti prima, quindi non ci eravamo messi d'accordo, non è una pubblicità occulta, è solo per dire che effettivamente ci fanno piacere anche delle osservazioni dal vostro punto di vista che servano a preparare l'incontro in presenza già programmato, perché se, diciamo, dal punto di vista della formazione asincrona, quindi quella su piattaforma, i contenuti ormai sono cristallizzati, no? Perché sono quelli. Se ci fosse, dopo averne visionato, diciamo, il programma nel suo insieme, una buona parte, dal vostro punto di vista, specialmente con riguardo alle prime due sezioni, quindi a quella che riguarda la fase di reclutamento e contesto nel quale si svolge il percorso di apprendistato duale, e la parte di competenze e funzioni del tutor, se dopo aver visionato i contenuti ci fosse da parte vostra la sensazione che manca qualcosa o che alcuni aspetti andrebbero sviluppati ulteriormente, anche magari per ancorarli alla vostra esperienza o alla realtà nella quale lavorate. Perché è chiaro che nella scelta, per esempio, degli spunti, degli esempi che abbiamo richiamato nell'attività asincrona, abbiamo fatto delle scelte che potrebbero magari non essere del tutto aderenti alla vostra realtà. Quindi, se aveste in mente, ecco, qualche tipo di suggerimento, in modo che noi possiamo raccoglierlo e utilizzarlo per mettere a punto anche le attività che faremo insieme in presenza, sono ovviamente le benvenute. Non voglio neanche parlare troppo per lasciare tempo, diciamo, di intervenire, ecco. Alzato la mano Fabrizio Fontana, prego. Ne approfittiamo. Buongiorno. Io sono stato uno di quelli che ha avuto l'impossibilità di accedere al Moodle perché non mi accetta il link. Però ho già visionato tutti diciamo i filmati attraverso la piattaforma di YouTube, perché mi era stato girato il link per visionarli in quella maniera lì. Allora, io ho trovato due difficoltà. Uno, il discorso che ho dovuto accelerare un attimino, velocizzare la visione, perché l'ho trovato un pochino lento il ritmo. E poi, diciamo, io che lavoro nel settore tecnologico, alcune considerazioni, diciamo, sembravano un po' superflue. Cosa invece che ho notato, invece viene volto più la vision di questi filmati è più rivolta a come essere accattivanti e verso i ragazzi. Però il problema è, secondo me, che finché non c'è una reale collaborazione tra aziende e scuole e una reale diciamo messa a punto del sistema duale, è un po' difficile che si realizzi. Io ho già avuto due esperienze dove si è fatto veramente fatica diciamo a livello istituzionale tra la mia azienda e l'istituto che mi proponeva il percorso, e la motivazione al ragazzo non è stata inserita probabilmente per inesperienza mia, ma nemmeno dalla scuola. Se il ragazzo non è motivato e non viene sollecitato in questo percorso, non riesce a dare i suoi frutti. Grazie, anche perché il tema della motivazione è uno dei temi che abbiamo cercato un po' di affrontare. Chiaramente è sviluppato di più nella seconda parte, quindi diciamo nella sezione
che riguarda i casi reali e i consigli dell'esperto, quindi quella di cui parleremo nell'incontro di domani, però effettivamente uno dei temi tra i tanti che abbiamo provato ad affrontare c'è anche quello della motivazione. Ovviamente abbiamo fatto una selezione. Il tipo, diciamo, di progettazione che abbiamo concordato con la provincia di Trento aveva degli argomenti specifici che riguardano appunto la figura del tutor e il rapporto con l'apprendista. Giustamente ci sono anche degli altri elementi, no, di contesto che vanno a completare il quadro. Quindi sicuramente, ecco, di questo aspetto che riguarda per esempio la motivazione dell'apprendista, che riguarda la sinergia, la comunicazione tra l'azienda e l'istituto scolastico, quindi la parte formativa, è uno dei temi dove proveremo a concentrarci nell'attività, diciamo, laboratoriale in presenza, che ci darà anche un po' più di spazio, ecco, rispetto a dei contenuti che necessariamente abbiamo dovuto selezionare. E quindi grazie a Fabrizio Fontana per il suo commento, perché ci serve, ve l'abbiamo chiesto apposta, per mettere a punto la parte sincrona. Sì, aggiungo solamente due cose, in realtà ribadisco più che aggiungere. Il tema della collaborazione tra scuola e azienda sicuramente è un tema fondamentale, perché questo tipo di apprendistato si crea tramite una triangolazione scuola, apprendista e azienda, quindi è necessario che ci sia comunicazione, è necessario anche che si cerchi questa comunicazione, che quindi non sia solo un'aspettativa da parte di uno dei tre attori nei confronti degli altri due. Quindi questo è un tema su cui possiamo ragionare anche durante l'attività in aula, perché l'attività in aula principalmente come macro schema si concentrerà sul coinvolgimento dell'apprendista, ma coinvolgere l'apprendista può avere ricadute ovviamente anche sull'azienda. Coinvolgimento che, per collegarmi al secondo punto, si collega appunto molto bene al tema della motivazione, perché attraverso un coinvolgimento efficace dell'apprendista si può lavorare sulla sua motivazione e quindi portare a risultati più positivi dell'intero percorso. Quindi grazie per il commento, sicuramente sono due tematiche che forse va rese più esplicite all'interno di questo progetto, quindi me le sono segnate fisicamente, quindi ne parleremo. Grazie. Bene, in attesa di altri commenti, suggerimenti, osservazioni, eccetera, mi sembra utile anche sottolineare un aspetto. Abbiamo scelto volutamente, diciamo, di iniziare questo percorso con una parte iniziale relativamente a reclutamento e contesto, cioè quali sono quegli elementi che possono portare un giovane a scegliere un'azienda piuttosto che un'altra nella quale diciamo, iniziare questo percorso di apprendistato duale. In parte questa fase di reclutamento ha a che fare anche qui certamente con le motivazioni. Per quale motivo? Quali sono gli elementi che possono portare un ragazzo o una ragazza a scegliere un'azienda, una realtà rispetto ad un'altra, no? In base agli elementi che hanno probabilmente di conoscenza, no? Rispetto a questa realtà, a come questa realtà si presenta dal punto di vista comunicativo, è conosciuta nel territorio, viene presentata anche come posto nel quale è possibile lavorare, non soltanto iniziare, diciamo, un percorso di apprendimento. E questo è un aspetto che viene collegato, riprendo un po' i contenuti della prima sezione, ci è sembrato utile perché è uno dei temi che le aziende più grandi, quelle più strutturate, già da tempo hanno colto come ambito di investimento per questioni demografiche, perché la popolazione giovane è in diminuzione sul totale nel nostro paese, e perché
in alcuni casi c'è l'esigenza di attrarre dei profili di lavoratori, quindi di candidati, anche solo per dei percorsi che iniziano come un apprendistato e possono continuare sotto altre forme, con delle caratteristiche specifiche che siano motivate non tanto ad iniziare un percorso, ma anche a restarci. Quindi il tema, diciamo, del turnover è uno dei temi che negli ultimi anni ha ricevuto sempre più attenzione da parte delle imprese per una questione di investimento, di costi, ma anche di presenza, tra virgolette, sul mercato, no? Sul mercato del lavoro, come presentarsi non soltanto come una realtà che produce beni o eroga servizi, ma anche come un posto nel quale vale la pena, è interessante lavorare. Da questo punto di vista, ovviamente, l'attrattività di una realtà di questo tipo dipende anche dalle aspettative e dalle esigenze che ci sono nei giovani e che non sempre corrispondono all'idea, diciamo, che le persone che lavorano in azienda hanno, magari perché ci lavorano da molto tempo, magari perché hanno un punto di vista che è differente dall'interno rispetto a quello che viene percepito esternamente. Quindi anche il leggere l'opportunità di incontrare dei ragazzi che iniziano un percorso di apprendistato significa raccogliere degli elementi per farsi un'idea di come la nostra azienda, la nostra realtà viene vista dall'esterno. Dall'esterno per chi cerca lavoro, per chi magari tornando a casa racconta come si lavora in quel luogo, chi tornando a casa condivide, diciamo, quali sono le attività che vengono svolte e come quell'azienda rappresenta o meno un punto di riferimento in un territorio ben specifico. Ecco. Quindi c'è una parte che abbiamo scelto di dedicare a questa tematica, anche tenuto conto del fatto che rispetto al passato, oggi le impressioni che i ragazzi si fanno rispetto ad un luogo di apprendimento, rispetto ad un luogo di lavoro, viaggiano in rete. Viaggiano in rete e sono accessibili da una platea più ampia di persone rispetto a qualche tempo fa, perché i ragazzi postano sui social, perché i ragazzi condividono appunto la loro esperienza con amici, parenti, conoscenti e un network, diciamo, di persone un po' più ampio rispetto al passato, e quindi oltre all'esperienza di apprendistato c'è la possibilità di vedere questa esperienza, questo percorso anche come un'occasione per testare dal punto di vista delle aziende l'attrattività, il potenziale di attrattività su un mercato che si rivolge a delle fasce di popolazione di un'età ben specifica che hanno, cercano più o meno attivamente delle realtà con determinate caratteristiche. E questo abbiamo cercato di collegarlo al modulo precedente, no? Che aveva a che fare con le generazioni, quindi le differenze tra le diverse generazioni che sono cresciute in epoche storiche diverse, con genitori dalle caratteristiche anche sociologiche diverse e che quindi tendono magari a privilegiare nei loro interessi alcuni aspetti rispetto ad altri. Adesso non scendo troppo nel dettaglio perché sennò ripesco, diciamo, i contenuti, però era per darvi un razionale del perché abbiamo scelto di dedicare una prima parte a questi aspetti, perché servono, diciamo, per capire come poi le competenze che andiamo a descrivere nella seconda parte hanno necessità di raccordarsi. Non so, Simone, se ho dimenticato qualcosa rispetto a questo, però no, anzi, hai aggiunto esattamente quello che mi ero segnato e mi ero scordato di dire poco fa, quindi grazie. Ho visto che c'è una mano alzata, però mi è scomparsa subito, non so, non ho neanche visto il nome di chi... Michela Mosna, ecco. Michela, sì. Prego. Buonasera a tutti, posso? Buonasera. Ecco. Intanto grazie, io mi sono ascoltata i video stamattina tutti, perché lavoro in un'azienda agricola, quindi sono riuscita intanto che lavoravo a ascoltarli, chiaramente non visionarli dal vivo, ma cioè non li vedevo ma li ascoltavo.
molto semplici e appunto anche per me spendibili anche mentre sto lavorando, insomma. Quindi ottimo, perché nel momento poi in cui io rientro a casa non avrei possibilità, se non la sera mi risulterebbe impossibile, quindi questo perfetto. E mi ricollego invece a quello che diceva prima Fabrizio, e la mia difficoltà è stata, dopo aver capito cos'è questo progetto duale, nel 22 credo, un primo incontro a Trento, e cioè ho mandato una mail all'istituto San Michele, insomma, la fondazione, sono stata, cioè mi è stata anche risposta e che il periodo era, ci sentiamo più avanti, eccetera. Dopodiché è vero che anche da parte mia mi sono completamente smarrita, perché ovviamente il lavoro poi è, però ecco, non è mai partito niente. Noi saremo interessati per vari motivi, perché soprattutto nel nostro campo, ma credo in vari campi, avere forza giovane nell'azienda sarebbe veramente una risorsa incredibile in un momento di grande difficoltà a reperire persone e soprattutto ragazzi motivati, perché chiaramente ogni ragazzo del progetto duale fa quella scuola e ci si augura che abbia scelto un progetto nel quale crede poi dal punto di vista lavorativo. Ecco, quindi noi chiaramente, insomma, sia io che mio marito che abbiamo questa azienda agricola, noi abbiamo tanti ragazzi durante il periodo, per esempio, della vendemmia, assunti normalmente, però perché è una settimana, non è un progetto con dietro, insomma, grande, insomma, ecco, un tutor non ha senso in quel momento lì, però chiaramente dalla primavera in poi sarebbe veramente una risorsa incredibile, sia per noi, per metterci in gioco, anche vedere effettivamente se siamo capaci di fare il tutor, e quindi questi video li ho trovati anche veramente utili, così come esame di coscienza, e vedere un po' come siamo organizzati all'interno dell'azienda, avere qualche suggerimento, eccetera. Quindi, ecco, la difficoltà nel mio caso rispetto a quello che diceva il dottor San Giorgi era, allora, un'azienda agricola, anche biologica, che crede nell'impatto ambientale, eccetera, spenderci sull'ambiente, cioè, scusi, come dire, dare pubblicità col discorso della generazione Z, quant'altro. Ecco, nel nostro caso specifico, noi ci mettiamo tutta la buona volontà, partecipiamo a eventi, eccetera, pubblicizziamo, eccetera, però non è che siamo un'azienda molto accattivante da quel punto di vista lì, quindi tutta quella parte lì, nel nostro caso specifico, non è che possiamo, non la calza, secondo me, bene la nostra realtà, però chiaramente ho preso quello che nei video, come dire, facevo miei e potevano essere utili. Per cui grazie intanto. Se posso, solo due spunti, non sono sicuramente teorie o lezioni, però chiaramente la promozione dell'azienda non è una cosa che tutte le aziende possono fare per spendendoci, però la reputazione dell'azienda passa anche dal passaparola, scusate il doppio passa, cioè si diffonde anche tramite il passaparola. E ho preso due parole chiave, bio, cioè una parola chiave, bio, che riporta il tema della sostenibilità. Cioè nelle lezioni, lo sottolineo solo perché è uscito il tema, le nuove generazioni hanno un'attenzione verso la sostenibilità ambientale e non solo molto sviluppata, molto più alta di quello che magari era in passato. Quindi anche solo essere a conoscenza di questa attenzione da parte di un'azienda, un ragazzo che ha scelto magari un indirizzo che va verso l'agricoltura, comunque potrebbe incentivare la volontà di partecipare e di per sé alimenta un po' la motivazione. È uscita la seconda parola chiave che dicevo prima, ancora il tema della motivazione, sottolineo solamente di prestare attenzione a non aspettarsi che il ragazzo arrivi motivato al 100% e non sia necessaria nessuna azione per sostenere, supportare, alimentare questa motivazione, perché spesso si rischia di sottovalutare il ruolo attivo che può avere un'azienda nella motivazione, quindi poi avere esiti meno piacevoli proprio perché si è sottovalutato questo aspetto. Però vedo che è un tema che è già uscito 2 volte su 2 interventi, quindi sicuramente c'è un interesse comunque a capirlo meglio e lo terremo in considerazione. Non so se il dottor San Giorgi vuole aggiungere qualcosa, se sono stato chiaro, perché magari... Sì, no, intanto grazie anche per questa segnalazione e ovviamente trattandosi appunto di una relazione,
e ovviamente ci sono possibilità di agire da entrambe le parti, no? Un altro dei temi che può essere forse più trasversale rispetto a diverse realtà, da quelle più agricole a quelle più tecniche, è forse qualche cosa che anche qui può essere più interessante e motivante per le giovani generazioni, è il tema dell'innovazione. Quindi dell'avere la possibilità di partecipare inizialmente osservando, ecco, e poi però, ove se ne presentasse l'opportunità, di metterci tra virgolette del proprio, quindi di dare delle indicazioni, di sperimentare, di portare anche delle idee che ovviamente potranno essere accolte anche solo in parte, però l'idea di poter contribuire anche solo in piccola parte a innovare qualche aspetto di una realtà storica, consolidata, che è nel territorio da molto tempo, può rappresentare un elemento di coinvolgimento, no, dei ragazzi. Quindi anche qui ovviamente non esiste la ricetta per tutte le stagioni, però esistono delle possibilità magari di intravedere degli elementi su cui si può interagire. Non so se ho completato un po' il quadro. Ho visto però che ci sono delle mani alzate. Se Fabrizio Fontana è d'accordo, darei la precedenza a Martina Sicher, che non ha ancora parlato. Se lui è d'accordo. Ok, vedo un pollice alzato, quindi la prendiamo per buona. Buongiorno a tutti, sono Sicher Martina, sono referente del Duale dell'Istituto Agrario, quindi è anche l'occasione per conoscersi direttamente con la signora di prima, che appunto non ho avuto occasione di collaborare, insomma, con l'azienda, però ovviamente noi siamo assolutamente disponibili, ben venga che ci siano aziende aperte a queste nuove opportunità. E spesso, come si diceva anche, ho visto in un intervento, il fatto per il nostro Trentino e per le aziende agricole che sono spesso magari lontane dall'asse dei trasporti, purtroppo non sempre riesco ad abbinare, diciamo, il ragazzo all'azienda, no? Perché anche l'aspetto logistico ha la sua importanza, anche perché altrimenti diventa poi difficoltoso, insomma, la presenza del ragazzo. Quindi, no, mi ha fatto piacere, insomma, sentire un'imprenditrice disponibile e che ha colto in pieno, insomma, e quindi massima disponibilità a sentirci e ad approfondire eventuali attivazioni, insomma, di percorsi, compatibilmente col trovare, insomma, un ragazzo adatto all'azienda. Ecco. Grazie, scusate. Bene, grazie anche per questo intervento che richiama un tema che è quello della logistica, no? E qui, secondo me, entra il collegamento col tema del reclutamento, cioè più si riesce ad allargare la platea di potenziali interessati, più tra questi potenziali interessati magari c'è qualcuno che anche dal punto di vista della logistica ha meno difficoltà, ecco, quindi c'è più scelta, ecco. E questa parte è una parte che si co-costruisce, no? Tra l'azienda, l'istituto scolastico, dove magari ecco, si riesce a presentare delle opportunità in modo un po' più ampio. Avevo promesso a Fabrizio Fontana però di dargli la parola ed eccoci qua. Allora, volevo integrare alcune cose che sono emerse. La responsabile di San Michele, per esempio, diceva della mobilità. Diciamo che un'azienda, quando si mette a disposizione, comunque trova le modalità con cui per agevolare il ragazzo. Quindi diciamo che quel punto di vista lì è superabile. Lo scoglio invece con cui io mi sono scontrato spesso, anche durante gli atelier fatti negli anni scorsi sull'apprendistato duale, il DualPS, no? Era il fatto che la scuola rimanesse rigida sui propri corsi formativi. Questo penalizza tanto anche il mondo artigiano, perché non tutte le aziende sono diciamo coperte da un percorso formativo.
Mi spiego meglio. Io lavoro nel settore telecomunicazioni. 30 anni fa o 40 anni fa c'erano un'infinità di istituti tecnici e anche professionali che avevano il percorso sull'elettronica e sulle telecomunicazioni, sono stati tolti in favore della meccatronica e per esempio per il mio settore non c'è più un ricambio generazionale perché nessuno lo studia più e diciamo le attività artigiane potrebbero essere un'integrazione a quello che è il percorso formativo istituzionale. Questa è una delle cose perché che abbiamo visto come categoria degli artigiani, insomma, ecco, questo problema qui. E poi dopo dipende un attimino anche da tanti altri fattori che probabilmente li scopriremo più avanti. Bene, grazie anche per questo suggerimento, diciamo, di sinergie, possibili sinergie dal punto di vista della progettazione formativa. È un tema sul quale io non mi addentro perché diciamo va un po' al di là, ecco, dei contenuti di questo percorso formativo, però effettivamente il tema, io lo vedo lato università, ecco, mi occupo diciamo più di questo ambito, però ecco, è un tema che rappresenta un elemento di potenziale dialogo e sinergia tra il mondo delle imprese e sicuramente il mondo della formazione. Se non ci sono altri interventi, direi che Sergio e Simone possiamo... Siamo stati radiofonici nei tempi proprio manca solo la sigla finale. Abbiamo iniziato puntualissimi e finiamo nei tempi, però ovviamente no, se c'è qualche domanda all'ultimo ovviamente siamo a disposizione. Poi comunque, come anticipava il dottor San Giorgi, domani parleremo della seconda parte del modulo, però ovviamente se ci sono osservazioni che riguardano i contenuti di questa prima parte li ascoltiamo e ne parliamo insieme. Se quindi non c'è altro, io intanto vi ringrazio, poi ragionate se ci sono interventi finali e nel caso buona serata, lascio a San Giorgi se ha da aggiungere qualcosa, altrimenti possiamo chiudere. Mi associo ai saluti, ringrazio anch'io per questo primo incontro e se ci fossero altre domande ovviamente domani abbiamo la possibilità di approfondire. Grazie ancora per questo primo incontro e ci vediamo domani.